Un test. Quello che ti propongo oggi è una sorta di test in 10 passi che possa servirti a valutare dove concentrare la tua attenzione, dove puoi trovare il massimo beneficio con il minimo sforzo. Mi piace pensare di essere un soggetto ragionevolmente pragmatico, ma in realtà è solo perché pigrizia strategica o procrastinatore seriale con stile non suonano altrettanto bene. Diciamo che mi nascondo dietro questa scusa per chiamare efficienza ciò che in realtà è pura inerzia. Ma proprio l'inerzia, in forma di abitudini consolidate, una volta introdotta, può giocare a tuo favore. E come se può! Per questa ragione cerco di costruire il mio stile di vita all'insegna di due grandi insegnamenti. L'80% del beneficio deriva dal 20% dello sforzo. In altre parole, prima di concentrarmi sulle finezze, cerco di inquadrarmi su quei pilastri che mi garantiscano il massimo ritorno. 2. Allo stesso tempo mi sforzo di ricordare che tendiamo a sopravvalutare l'impatto delle nostre scelte sul breve termine, ma sottovalutiamo quello delle buone abitudini sul lungo termine. Anche qui, un modo elegante per dire che essendo pigro cerco di fare il meno possibile, ma quei piccoli sacrifici quotidiani cerco di sceglierli con cura e renderli poi consistenti nel tempo. E sai quali sono? Quali sono? Repetita iuvant, dicevano i latini, e questo video è esattamente questo. Non ti prometto novità o strategie sconvolgenti, ma i 10 più importanti cardini di prevenzione che dobbiamo scolpirci nel cervello. Banali? Sì, forse, ma sono sicuro che alcune sfumature potrebbero esserti sfuggite, nascoste proprio dall'apparente semplicità di queste abitudini. E sai qual è il problema della semplicità? Che viene spesso ignorata. Tendiamo a sottovalutare ciò che ci sembra ovvio, dimenticando che invece proprio lì risiede il segreto che fa la differenza. Cioè, tanto per intenderci, la spruzzata di curcuma sulla verdura va benissimo. L'aggiunta di pepe nero per massimizzarne l'assorbimento è roba da veri professionisti della salute, ma se poi non consumi tutti i giorni almeno 5 vere porzioni di frutta e verdura, l'effetto della curcuma sarà insignificante nell'equilibrio complessivo. E allora, metti da parte la tentazione di cercare il metodo rivoluzionario o il segreto miracoloso e concentrati su ciò che funziona, su ciò che conta davvero. Iniziamo col primo punto e vediamo insieme se stai davvero sfruttando al massimo queste semplici ma credimi, potentissime verità. Perdonami, ultima premessa. Ormai lo sai, io non mi invento nulla di nuovo e anzi, oltre a essere un pigrone, sono anche un copione. È dall'apertura di questo canale su YouTube che salgo sulle spalle dei giganti per cercare di rubare loro un pizzico di luce riflessa. E questo video non fa differenza, anzi, nasce da un bellissimo articolo che vede tra le firme il professor Fontana e mi piace farti notare come sia stato pubblicato su una rivista scientifica per ricercatori professionisti, fra un articolo che parla di come sfruttare l'epitrascrittomica per la diagnostica delle malattie cardiovascolari e uno su una nuova strategia basata sull'interferenza dell'RNA che è associata a lievi effetti benefici nei pazienti con insufficienza cardiaca dovuta ad amiloidosi cardiaca. E se non hai capito una cippa delle ultime 20 parole, non preoccuparti, nemmeno io, ma mi serve per farti capire invece che anche tra i grandi, a volte, serve semplicemente ribadire le basi. Ultima, ma doverosa menzione anche al blog del dottor Bernardini. L'articolo di Fontana infatti l'ho scoperto proprio grazie a un suo post. Entrambi i link in descrizione. Riduci la circonferenza in vita e aumenta la massa muscolare. Si comincia alla grande, ma no. Non c'è scritto semplicemente dimagrisci, c'è scritto riduci la circonferenza in vita e aumenta la massa muscolare. Perché viene precisato di ridurre proprio la circonferenza in vita? Perché quello è il grasso pericoloso, quello che si annide in modo silenzioso e un po' subdolo, anche un po' bastardo, diciamo la verità, tra fegato, pancreas, intestino e altri organi interni, mentre di quello di glutei gambe, il grasso di glutei gambe, almeno in prima battuta si intende, possiamo anche fregarcene un po' di più. Lungi dall'essere un semplice accumulo di grasso, quello viscerale, addominale, è a tutti gli effetti un organo aggiuntivo, ma di cui dovremmo fare volentieri a meno. Sì, hai capito bene.
Parlo proprio del grasso, di quello addominale. Il corpo tende ad accumularlo lì perché nelle giuste quantità è utile a fare da cuscinetto protettivo, anche da isolante termico e ad esempio è abbastanza normale, soprattutto per qualcuno, prendere 1-2 chiletti d'inverno, che poi però spariscono col caldo. Ma oltre a una minima quantità fisiologica, non solo interferisce con gli organi interni, è ad esempio oggi considerato probabilmente la causa prima della maggior parte dei casi di diabete di tipo 2, ma viene anche considerato come un organo metabolico in grado di secernere attivamente ormoni pro-infiammatori. No buono proprio per niente. Ed ecco perché la circonferenza in vita è considerata un eccellente indicatore, se non un vero e proprio predittore, di salute metabolica. Ma non solo, negli ultimi anni è emerso, devo dire forse anche in modo un po' sorprendente, come l'ottimizzazione dello stile di vita non passi semplicemente attraverso un peso corporeo nella norma, ma anche da una ragionevole massa muscolare, che poi è il concetto che i ragazzi di Project Invictus predicano da anni, ovvero l'importanza non solo del dimagrimento in sé per sé, ma anche della cosiddetta ricomposizione corporea. Le prove in questo senso sono sempre di più e sempre più solide. Una buona massa muscolare non solo aumenta la qualità di vita, pensa banalmente a situazioni quotidiane come portare le buste della spesa, prendere in braccio quel rompiscatole del figlio della tua amica che non smette un secondo di piangere, ma agisce anche attivamente nella prevenzione di malattie croniche come l'osteoporosi e l'ipertensione. Attenzione, questo non significa spaccarsi di esercizi in palestra per diventare il nuovo Arnold Schwarzenegger, ma significa dedicare anche solo una piccola parte del proprio tempo a piccoli esercizi di resistenza, anche eventualmente a corpo libero. In video precedenti avevamo visto, ad esempio, come proprio questo tipo di esercizi siano in grado, forse di nuovo un po' sorprendentemente, di ridurre appunto la pressione del sangue. Per dirla in modo più forbito, ai fini della salute cardiovascolare è fondamentale dare priorità a una composizione corporea ottimale rispetto al semplice controllo del peso. Ma torniamo sul primo aspetto, la circonferenza in vita. Come fare? Segui una dieta mediterranea il più possibile non processata. La strada maestra, quella con in assoluto la più imponente massa di prove scientifiche a proprio favore, è senza dubbio la dieta mediterranea, un concetto a dire il vero nemmeno troppo ben definito, ma che nelle sue diverse declinazioni gira sempre attorno a verdure, cereali integrali, legumi, frutta secca e frutta fresca. Faccio notare un'altra piccola chicca. Gli autori, prima di questo elenco, scrivono una vasta gamma di, perché proprio varietà e rotazione degli alimenti sono esse stesse dei valori importanti, magari seguendo la stagionalità degli alimenti, il chilometro zero e sì, anche gli sconti che trovi al supermercato, che poi, se ci pensi, ricalcano per certi versi quella variabilità che in passato derivava da stagioni più o meno fortunate in termini di raccolto, magari tante mele ma poche pere, e l'anno dopo il contrario. Evita i carboidrati raffinati, che non significa che siano un veleno da rifuggire a costo di litigare per sempre con la nonna, ma che semplicemente andrebbero limitati il più possibile nel quotidiano. Privilegia le proteine di origine vegetale, legumi, frutta secca, cereali integrali, insieme a pesce, frutti di mare e latticini a basso contenuto di grasso. Se scegli carne o pollame, opta per tagli magri e consumali con moderazione, evitando carni processate. Ecco, a proposito di carni processate, questo concetto vale per tutti gli alimenti. Evita cibi e bevande ultraprocessati ricchi di calorie vuote, zuccheri e grassi poco sani. Scegli e prepara i cibi con poco sale. Poco ho detto, non zero sale, preferendo sale iodato per supportare la salute della tiroide. Usa olio extravergine di oliva spremuto a freddo, ma con moderazione, perché le calorie sono sempre calorie, Ed evita grassi animali come burro e panna, oli tropicali, cocco e palma, e grassi parzialmente idrogenati. Digiuno intermittente e time restricted feeding. Terzo punto che inizia. Attenzione, inizia così. If overweight. Se sei in sovrappeso. Se sei in sovrappeso, uno strumento efficace potrebbe essere il digiuno intermittente. Grazie, secondo me, alla chiarezza della sua unica regola, che ovviamente va poi associata alla scelta dei cibi appena visti. Negli ultimi anni è forse un po' scemato il pensiero che il digiuno intermittente possa essere una bacchetta magica a prescindere per la longevità,
ma allo stesso tempo è cresciuta la consapevolezza di come sia effettivamente uno strumento la cui semplicità è da sola in grado di favorire la perdita di peso grazie a una più facile adesione a quel principio unico che governa le variazioni di peso corporeo: il deficit calorico. In quest'ottica andiamo adesso a recuperare un'altra importante precisazione che si trova nel primo punto dell'articolo. Adotta una moderata restrizione calorica, ma assicurandoti di assumere le giuste quantità di calorie ricche di nutrienti. Che cosa sono le calorie ricche di nutrienti? Quelle che abbiamo nominato al punto precedente: frutta, verdura, cereali integrali, legumi, frutta secca al guscio. A questo proposito, e con tanta umiltà, ti aggiungo un mio pensiero personale. Ho la sensazione, ma ripeto e ribadisco, questo è solo un mio parere personale, che a parità di un corretto peso corporeo, il corpo tende a beneficiare di una certa restrizione calorica e proteica. Piccola parentesi nella parentesi. Perché proteica? Perché, come ricorda il professor Fontana, potrebbe essere utile non esagerare con amminoacidi ramificati e solforati. Ma, ripeto, anche in questo caso siamo più su un campo ancora da chiarire. Chiusa una delle due parentesi. Il nostro corpo è in effetti molto bravo a mantenere il peso corporeo che lui ritiene giusto, e per farlo può adattarsi alle calorie introdotte andando a modulare poi diversi processi biochimici. Tanto per farti un esempio, esperienza abbastanza comune che da una situazione di normopeso, aumentando un pochino, solo un pochino le calorie consumate, il corpo si adatti e non aumenti di peso, ma semplicemente gestendo con più tranquillità le risorse che gli mette a disposizione, senza dover stare attento al destino di ogni singola molecola. Ebbene, se invece gli diamo tutto quello che gli serve, ma nulla di più dell'indispensabile, è mia opinione che in qualche modo forse lo costringiamo a fare un uso più attento, più accorto delle risorse che ha a disposizione, come un sindaco che abbia i soldi proprio contati, giusti. Nel nostro corpo, per usare un termine di moda, significa anche ricorrere ad autofagia e strumenti analoghi. Ma perdonami, non voglio divagare oltre e soprattutto, ripeto, è una mia opinione, posto che ovviamente è fondamentale non scivolare mai nella malnutrizione, ovviamente, che interferirebbe con il punto successivo. Sii attivo ogni giorno. Il titolo dice tutto. Uno stile di vita attivo è indispensabile. Certo, l'ideale sarebbe dedicare almeno 30-60 minuti al giorno all'attività fisica, alternando esercizi aerobici, come la corsa, di forza, come il sollevamento pesi, di flessibilità, come lo stretching, e di equilibrio. Fattore troppo spesso sottovalutato, ma che ad esempio ci salverebbe dalla maggior parte delle fratture normalmente additate all'osteoporosi, che nascono invece da cadute evitabili. 30-60 minuti in un mondo ideale, te lo concedo, ma il concetto chiave in questo caso un altro. Il secondo che leggiamo: riduci al minimo il tempo trascorso seduto e cerca di muoverti il più spesso possibile. Se correte ogni giorno 10 km, grandi, continuate a farlo, ma questo non vi esime dal mantenere comunque uno stile di vita attivo anche nel resto della giornata, che significa banalmente fare le scale tutte le volte che puoi, preferire gambe e bici all'auto tutte le volte che puoi, stare in piedi piuttosto che seduti tutte le volte che puoi. Come scrive l'autore, l'inserimento di pausa regolare di 3-5 minuti per contrastare la sedentarietà prolungata può migliorare ulteriormente il metabolismo dell'insulina e dei lipidi, riducendo la mortalità cardiovascolare indipendentemente dall'allenamento fisico strutturato. Evita o limita il consumo di alcol. Dai, c'è davvero ancora bisogno di dirlo. Se non bevi alcol, non iniziare. Punto. Se scegli di bere, limita il consumo al minimo proprio per prevenire tumori, fibrillazione atriale e altre malattie cardiache. Non fumare. Qui spero che davvero non ci sia bisogno di convincerti, e no, possibilmente nemmeno sigarette elettroniche e svapo vari. Aumenta l'attenzione sulla qualità del sonno. Ecco, forse questo è un punto che sottovalutiamo, io per primo, ma un sonno adeguato per quantità e qualità, c'è poco da fare, è essenziale. Il consiglio degli autori è di fare in modo di poter godere di almeno 7-9 ore a notte. 7 o 9? 7 o 9, 6 o 10, questo devi dirmelo tu. Qui c'è una certa variabilità tra le persone, ma il tuo corpo non mente e te lo fa capire senza mezzi termini. Per me, ad esempio, sono 8 scarse, più una siesta pomeridiana quando riesco. Sì, ok, lo ammetto, come il più classico boomer stereotipato, mi faccio il sonnellino quando posso e non me ne vergogno.
ma probabilmente tu avrai esigenze diverse e devi semplicemente fare il possibile per assecondarle. Quelle ore che ti servono, che siano di qualità, perché anche un'eventuale quantità aumentata, penso ad esempio al sonno più lungo nel weekend, non può sopperire completamente a un sonno poco riposante. Perché attenzione, come specificato nell'articolo, la carenza di sonno e le frequenti interruzioni sono considerati fattori di rischio emergenti per l'insorgenza e la progressione di pressione alta, fibrillazione atriale, cardiopatia ischemica e demenza. E poi ancora, una scarsa qualità del sonno contribuisce allo sviluppo di infiammazione cronica, resistenza all'insulina, stress ossidativo elevato, aumento dell'attività simpatica e interferenze in vari assi ormonali, tra cui quelli deputati alla regolazione dell'appetito. Alzi la mano chi non si è mai svegliato dopo una pessima nottata cercando poi conforto in biscotti, torta o altro cibo particolarmente gradito. Nutri e proteggi la mente, perché non è solo il fisico a necessitare delle tue attenzioni. E qui le strade da percorrere sono essenzialmente due. 1. Riduzione dello stress. 2. Stimolazione quotidiana, ad esempio sforzandoci, che ne so, di dedicarci all'apprendimento di nuove abilità, dedicandoci a attività artistiche, qualsiasi altra strategia per migliorare la funzione cognitiva e la salute del cervello. Perché se è vero che con l'età alcune cellule del cervello le perdiamo per sempre, quello che in realtà non perdiamo mai è la possibilità di creare nuove connessioni tra quelle rimanenti, connessioni che possono in gran parte sopperire alle inevitabili perdite numeriche dei neuroni. Meravigliosa in questo senso la frase riassuntiva scelta dagli autori. Adotta per tutta la vita una mentalità improntata all'autoconsapevolezza, alla crescita personale, ricercando attivamente nuove conoscenze, esperienze e prospettive per favorire una piena vitalità intellettuale, spirituale e umana. Coltiva amicizie, altruismo e compassione. Questo è da sempre uno dei cavalli di battaglia del professor Fontana, ma come dargli torto? Tra i commenti al mio recente video sulla demenza, uno psicoterapeuta lo spiega meglio di quanto mai potrei fare io. Su centinaia di casi che ho studiato, ho verificato che vivere una vita che abbia davvero senso e che venga percepita come un valore aiuta davvero a rimanere sano. Avere interessi, curiosità, passioni, amicizie, affetti veri, anche per se stessi, contribuisce grandemente a tenere lontana questa terribile patologia. Ovviamente questo approccio alla vita non si limita a prevenire solo la demenza, ma mi sembrava che questo esempio ne esemplificasse bene il senso. D'altra parte, nell'articolo si leggono anche ragioni più pratiche, come il fatto che la rabbia può scatenare pericolose aritmie ventricolari polimorfiche. Riduci l'esposizione all'inquinamento e connettiti con la natura. Ok, te lo concedo, non sempre possiamo trasferirci in campagna per proteggerci dall'inquinamento di aria, acqua e udito, anche l'inquinamento acustico è importante. Ma possiamo attivarci per stare più spesso nel verde, che siano parchi di città o meglio ancora aree boschive, ad esempio nel weekend. Anche in questo caso non si tratta solo di consigli di buon senso, ma di indicazioni che trovano solide conferme in letteratura. Ci sono addirittura studi che correlano la quantità di colore verde che vediamo al benessere psicologico e fisico, che poi, se ci pensi, ha anche un suo senso dal punto di vista evolutivo. Il verde è associato a ambienti sicuri, soprattutto ricchi di risorse, ed è quindi ragionevole che possano produrre un effetto calmante sul sistema nervoso. Allora, com'è andato il test? Nonostante siano tutte apparenti ovvietà, io ho trovato per me stesso un sacco di margini di miglioramento. Rimando da troppo tempo un avvicinamento al mondo della meditazione, tanto per farti un esempio. Ogni volta che posso io tendo a cercare l'isolamento tipo monaco eremita, ma senza la sua saggezza, né una capanna panoramica sulle montagne. E in certi giorni provo a giustificare un pizzico di eccessiva sedentarietà di fronte a qualche serie TV dicendomi che, anche i bradipi vivono a lungo. Ma prima di salutarti, mi permetto, di nuovo con un po' di umiltà, di aggiungere ancora una considerazione. Se per caso sentissi venire sopraffatto da tutte queste indicazioni, regole e suggerimenti, ricorda che non serve fare tutto alla perfezione.
Nessuno è perfetto. Io no di certo, ma ti garantisco nemmeno i divulgatori a cui io stesso mi ispiro, e sicuramente nemmeno il professor Fontana è perfetto nel suo stile di vita. Ma anche un piccolo passo, se fatto con costanza, può portarti lontano. Meglio una singola abitudine ben radicata oggi che una lista di tante buone intenzioni dimenticate domani, e poi giorno dopo giorno si possono sempre aggiungere ulteriori mattoni al proprio stile di vita. Allo stesso modo, non colpevolizzarti mai in caso di cadute, mi verrebbe quasi da dire, anzi, certo, quello che sto per dirti non deve diventare una scusa per sgarrare ogni minuto, ma non dimenticarti che l'ormesi del nostro corpo beneficia di occasionali scossoni. In altre parole, qualche piccolo sgarro ogni tanto, occasionale, non solo rende più sostenibile il tutto, ma può persino stimolare il corpo a diventare più resiliente. L'importante è considerarlo un'eccezione strategica, non una regola di vita. Quindi se capita, accoglilo con serenità e poi torna sul tuo percorso con determinazione e magari anche con un pizzico di ironia. Grazie di cuore per la tua attenzione e la tua fiducia. Ricorda però che uno sconosciuto in rete non può e soprattutto non deve mai sostituire né il tuo medico curante né il tuo nutrizionista, perché solo loro possono conoscere, quindi tenere conto davvero delle tue specifiche esigenze. Grazie ancora. Ciao!